Imparare a fare la pasta è importante per due motivi. Il primo è che acquisiamo una nuova abilità, il secondo è che possiamo operare un controllo sulla qualità degli ingredienti che andiamo a utilizzare. Per fare la pasta a mano io utilizzo una semola rimacinata di grano duro proveniente da un mulino pugliese. E la Puglia è il granaio d'Italia, è grano italiano e quindi io posso scegliere non solo il tipo di grano, ma posso scegliere anche il mulino che me lo va a macinare. Naturalmente la pasta che facciamo noi è più saporita, più buona, possiamo veramente sbizzarrirci e divertirci nei formati, ma la cosa importante, l'ingrediente più importante è che impastiamo con le nostre mani e quindi forniamo la nostra energia all'impasto e questa energia poi ce la andiamo a ritrovare nel piatto. Oggi prepariamo due formati diversi di pasta. Prepariamo le stese che vengono fatte con questo mattarello particolare a sezione triangolare. Il secondo tipo di pasta è anche questa una pasta lunga, sono delle tagliatelle dentellate che io otterrò con questa rondella. Queste tagliatelle si chiamano invece laghene. Sono un piatto tipico del giorno di San Giuseppe e vengono condite con un sugo di pomodoro, con delle noci, della mollica di pane, sono veramente molto buone, quindi poi vi farò un video con la ricetta delle laghene, però non vi faccio aspettare a San Giuseppe per farlo, lo facciamo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece le stese, può essere condito nei modi più vari. Quello che a me piace è un sugo di carne e mi piace accompagnarlo con le polpette, quindi anche qui vi farò un video a parte del sugo. Vi faccio vedere che il procedimento è molto rapido e io mi diverto a fare la pasta e vi faccio vedere quanto è più buona rispetto a quella che possiamo trovare nel supermercato e che viene fatta a livello industriale. In una ciotola mettiamo la farina. Un uovo. Un cucchiaio raso di sale e aggiungiamo l'acqua. Non ce ne vuole molta, magari poi si aggiunge piano piano. E incominciamo a impastare. Andiamo a impastare con le mani. Otteniamo una pasta abbastanza dura, non mettiamo troppa acqua perché altrimenti diventa molto difficile lavorarla e stenderla. Adesso la pasta la andiamo a lavorare sul piano. La pieghiamo e continuiamo a impastare. Ora che è diventata abbastanza elastica e liscia, la taglio in porzioni. Questa è la porzione per una persona. Produciamo dei dischi. Li impiliamo
e li copriamo per un quarto d'ora. Tiriamo la pasta, un po' di farina sul piano, allarghiamo un poco con le mani le pagnottelle di pasta e le mettiamo nella macchinetta. La pasta io la lavoro poco, così faccio meno fatica. Il grosso del lavoro lo faccio fare alla macchinetta. Iniziamo con il livello 1, quindi i rulli sono un po' più distanziati. Adesso portiamo il livello dei tamburi a 3 e continuiamo a tirare la pasta. Adesso lo mettiamo a 5, mettiamo un po' di farina così che non si attaccano. Per le stese ci fermiamo qui. Per fare invece le lagane dobbiamo utilizzare il livello 6. E con il maccheronaro andiamo a produrre le stese. Bisogna operare una forte pressione perché altrimenti diventa difficile poi dividerle. Con un'unica passata, non bisogna andare avanti e indietro con il mattarello perché se no il taglio non è preciso e quindi diventa difficilissimo poi separarle. Non ho messo farina prima perché voglio che la pasta si appiccichi un pochino al piano. Adesso metto la farina sopra, la vado a staccare ed ora le divido. Questi si chiamano lacci di scarpe perché effettivamente assomigliano molto ai lacci delle scarpe. Se passate bene il mattarello, vedrete che questo processo sarà molto semplice. Per le lagane la pettola va tagliata con la rondella. Ne produciamo delle tagliatelle abbastanza doppie, spesse come un dito. Cospargiamo di farina così che non si attaccano e anche qui dividiamo. Ne formiamo dei nidi che sono anche più facili, eventualmente li vogliamo congelare per metterli nel sacchetto. Ecco fatto, abbiamo finito. Avete visto, non ci è voluto molto, non mi sono stancata, ma soprattutto mi sono molto divertita. Con quella quantità di farina che ho utilizzato si ottiene la pasta fatta in casa per 4 persone. Io qui per farvi vedere due tipologie diverse, naturalmente ne ho fatto una piccola quantità di un tipo e dell'altro. Quindi abbiamo le stese e abbiamo le lagane. Le lagane sono frastagliate, quindi trattengono anche molto bene il sugo. Queste invece sono un po' più rustiche, da provare entrambi. Prossimamente quindi vi farò un video
completo per come cucinare le lagane, perché anche un po' in particolare bisogna mettere un po' di olio nell'acqua, altrimenti si attaccano essendo più sottili. Queste invece che non hanno nessun tipo di problema in cottura, naturalmente non vi farò vedere come si devono cuocere, perché sapete tutti quanti cuocere la pasta, però invece vi farò un video specifico proprio per le polpette e il sugo delle polpette lo andiamo a mettere sulle stese. A me per esempio piace molto rigirare nel sugo e poi servirli a tavola proprio con la polpettina di accompagnamento. Vabbè, comunque questo lo vedremo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e non lo dirò mai. Quindi mi raccomando, seguitemi, attivate la campanella così che verrete avvisati quando questi video che vi ho anticipato usciranno sul canale. A presto!